Ciao, benvenuto nel mio canale, io sono Marco Cosso, sono un preparatore fisico e oggi parliamo di allenamento in sospensione. Ti racconterò la storia di quella che negli ultimi 15 anni è diventata una tendenza nel mondo del fitness. Vedremo quali sono i principi su cui si basa questo allenamento e ti darò subito qualche indicazione per ottimizzare i tuoi allenamenti. Ma parliamo subito di un po' di storia perché l'allenamento in sospensione non nasce sicuramente negli ultimi 15 anni, anzi, ha origini molto più antiche. Si pensa che tra i primi a utilizzare una sorta di allenamento in sospensione per mantenersi in forma furono i ciaschi della civiltà Inca. La civiltà Inca si ricorda, tra le altre cose, per aver costruito un'estesa rete stradale e di ponti sulle Ande peruviane dell'Ecuador. I ciaschi erano dei veri e propri messaggeri che ogni settimana percorrevano centinaia di chilometri e ogni giorno facevano delle vere e proprie staffette per poter consegnare documenti e messaggi e mantenere la comunicazione tra le 4 regioni dell'impero. Quindi mantenersi in forma era assolutamente essenziale per loro. Un'altra forma storica di allenamento in sospensione è l'arte circense del trapezio. Pensate che la prima esibizione fu eseguita da un acrobata francese nel 1859. In campo sportivo invece, precisamente nel campo della ginnastica artistica, un allenatore tedesco nel 1842 progettò quelli che noi oggi conosciamo come gli anelli. Sicuramente nella storia ci sono tanti altri esempi come questi. Gli antichi greci, gli spartani sono tutte civiltà che probabilmente hanno utilizzato in maniera istintiva questa forma di allenamento per poter allenare la forza e la resistenza dei propri soldati. Ma arrivando ai giorni nostri, la diffusione nel mondo del fitness, delle palestre e della preparazione fisica comincia a metà degli anni 90, con l'ideazione del TRX. Il TRX infatti è uno di quegli strumenti che ci permette di svolgere questa tipologia di allenamento. Ci sono tante altre copie del TRX e ci sono anche strumenti il cui utilizzo si fonda sugli stessi principi ma hanno delle caratteristiche differenti. In questo video tratterò esclusivamente il TRX. Io con me non ho un TRX originale ma ho una copia praticamente identica, quindi le regole sono esattamente le stesse. TRX sta per Total Resistance Exercises ed è stato ideato da Randy Hetrick, un ex comandante dei Navy SEAL, durante un'operazione nel sud-est asiatico con la sua squadra. Randy racconta di come durante queste trasferte nessuno possa avere accesso alle palestre e quindi tutti cercano di tenersi in forma praticando allenamento a corpo libero. E Randy racconta di come durante quella trasferta i suoi soldati erano particolarmente nervosi perché non potevano svolgere certi esercizi e perché erano costretti a fare sempre le stesse cose. Quindi Randy, un po' ispirato in cerca di soluzioni per i suoi soldati, un giorno trova dentro una sua borsa una cintura dell'uniforme del Jiu-Jitsu e gli si accende una lampadina. Decide di fare un nodo a un'estremità della cintura, fa passare la cintura sopra una porta, poi chiude la porta bloccando la cintura con il nodo appena fatto e comincia a fare esercizi. Da lì comincia a macinare idee e riflettere sul fatto che se avesse avuto 2 cinture e magari le cinture fossero state più lunghe, probabilmente avrebbe potuto fare molti più esercizi. Insomma, da lì nacque il primo prototipo del TRX, che non era altro che la cintura dell'uniforme del Jiu-Jitsu unita a una cinghia del paracadute. La cintura del Jiu-Jitsu veniva fatta passare dentro un foro della cinghia, formando una doppia presa V, mentre all'altra estremità veniva attaccata a un moschettone per poter fissare il TRX ovunque. Poi il TRX è evoluto e è diventato quello che troviamo ora nelle palestre ed è entrato in commercio a partire dal 2005. Quindi Randy è partito da cercare soluzioni per i suoi soldati, cercando di rendere il loro allenamento più vario e divertente, sino a creare un vero e proprio business. Sono infatti pochissime le palestre al mondo che non abbiano un TRX in dotazione per praticare esercizio fisico e sono tantissime le persone che hanno comprato un TRX per poter svolgere attività fisica in palestra, ma anche a casa, all'aria aperta e addirittura in ufficio. Ok, vediamo brevemente di che cosa è costituito un TRX. Abbiamo principalmente 3 elementi, quindi abbiamo una prima cinghia in cui a un'estremità viene attaccato appunto il moschettone per poter ancorare il TRX ovunque, ai soffitti, alle pareti, a un albero, a una sbarra. Addirittura c'è un altro elemento che può essere attaccato a questo moschettone per poter fissare il TRX a qualsiasi porta. Mentre all'altra estremità della prima cinghia c'è un foro dove viene inserito una cinghia notevolmente più lunga. Questa cinghia alle 2 estremità ha le maniglie per la presa delle mani e 2 supporti per i piedi. Ma la caratteristica principale di questa cinghia è che può essere regolata da entrambi i lati e questo ci permette di svolgere un range molto più ampio di movimenti e ci permette anche di regolare l'intensità degli esercizi. Quindi cominciamo a capire quali sono i primi vantaggi del TRX. Sicuramente la facile trasportabilità. Infatti possiamo metterlo dentro uno zaino, possiamo metterlo dentro una borsa, possiamo addirittura portarlo a mano. Infatti il suo peso è di circa 450 grammi. Inoltre è molto facile da utilizzare. Una volta che l'abbiamo piazzato non c'è bisogno di smontarlo e rimontarlo ogni volta, ma sarà facile ancorarlo al supporto. Bene, ma che cos'è l'allenamento in sospensione? L'allenamento in sospensione può essere classificato come un allenamento a corpo libero. La differenza con l'allenamento a corpo libero tradizionale è che i nostri piedi o le nostre mani sono sempre sospesi da terra dal TRX, mentre l'altra estremità del corpo rimarrà in appoggio a terra.
Quindi in ogni esercizio noi ci troveremo sempre in una situazione mista di appoggio e sospensione. Sfruttando il peso del corpo e modificando il livello di stabilità saremo in grado di creare delle progressioni e delle regressioni didattiche e di svolgere esercizi con basso carico, con alto carico, con una posizione del corpo più stabile e con una posizione del corpo più instabile. Quello che a me piace davvero del TRX è proprio questa sua versatilità, cioè il fatto che non sia uno strumento avanzato ma è assolutamente accessibile a tutti. Infatti possiamo utilizzare il TRX sia per supportare il movimento che per aumentare il carico e la difficoltà di un esercizio a corpo libero. Nello specifico possiamo utilizzare il TRX per assistere i nostri movimenti durante esercizi di stretching e di mobilità. Possiamo ridurre il carico dell'esercizio andando a diminuire la percentuale di peso corporeo che è coinvolta nel movimento e possiamo addirittura utilizzare il TRX come un vero e proprio supporto esterno. Questo ci permetterà di concentrarci sull'apprendimento del gesto motorio e ridurre al massimo il rischio di caduta, particolarmente importante quando alleniamo persone che hanno subito dei gravi infortuni oppure persone in età avanzata o che hanno particolarmente paura di cadere. Il supporto del TRX permetterà appunto di mantenere il pattern motorio ma di svolgere l'esercizio in totale sicurezza e nel frattempo formare quella sicurezza psicologica che poi in seguito potrà essere utile per svolgere gli stessi esercizi in situazioni meno stabili. Certo è che questo tipo di utilizzo del TRX deve essere un utilizzo provvisorio. Infatti, se noi andiamo ad aumentare la stabilità di esercizi a corpo libero, quello che succederà è che ridurremo i feedback sensoriali, i feedback propriocettivi e quindi avremo un minor beneficio a livello di capacità coordinative e anche a livello di sviluppo della forza. Ma nel caso in cui abbiamo un cliente che appunto ha paura di cadere oppure ha dei limiti in equilibrio, questo ci permetterà di concentrarci su questi limiti e allo stesso tempo cominciare a fare degli esercizi più complessi in totale sicurezza. Ci sono essenzialmente 3 modi per poter calibrare l'intensità di un esercizio in sospensione. Il primo modo è quello di modificare il livello di stabilità, andando a modificare la base di supporto. Quindi un plank con un appoggio dei piedi larghi a terra sarà più stabile rispetto a un plank eseguito con i piedi uniti, che a sua volta sarà più stabile rispetto a un plank eseguito con un solo appoggio del piede a terra. Se poi andiamo a modificare anche la presa delle mani, otterremo ulteriori livelli di difficoltà. Quindi il plank più complicato sarà il plank in cui avremo un solo appoggio del piede a terra e una singola presa sul TRX. Il secondo modo per poter aumentare o diminuire la difficoltà è andare a modificare l'angolo di lavoro e in particolare la posizione del corpo rispetto al terreno. Qui andiamo a sfruttare le caratteristiche più importanti della cinghia del TRX, cioè il fatto che è possibile regolare la lunghezza da entrambe le parti. Questo ci permetterà di posizionare il nostro corpo con angolazioni diverse e quindi con intensità di lavoro differenti. Abbiamo in questo caso 2 opzioni. La prima potrebbe essere quella di posizionarci lontano rispetto al punto di ancoraggio del TRX e avvicinando i piedi all'asse verticale del punto di ancoraggio del TRX, il nostro corpo si inclinerà maggiormente e quindi avremo una difficoltà maggiore dell'esercizio. Più la nostra posizione sarà vicino alla verticale e più il carico dell'esercizio viene distribuito tra gli arti inferiori e gli arti superiori, mentre più ci allontaniamo dalla verticale e più il carico viene distribuito sulla parte superiore del corpo. Un'altra opzione invece potrebbe essere quella di posizionarci con la presa esattamente sull'asse verticale del punto di ancoraggio del TRX e regolare esclusivamente la lunghezza del TRX. L'ultima modalità invece per variare l'intensità dell'esercizio viene utilizzata esclusivamente per quegli esercizi a terra in cui inseriamo i piedi negli appositi supporti. In questo caso sfrutteremo il principio del pendolo. Quindi per esempio se noi andiamo a posizionare i piedi e la testa sullo stesso lato rispetto all'asse verticale del punto di ancoraggio del TRX, l'esercizio sarà notevolmente più difficile rispetto a posizionare la testa e i piedi sui lati opposti rispetto all'asse verticale del TRX. Bene, abbiamo visto quelle che sono le basi dell'allenamento in sospensione, abbiamo visto quali sono le modalità per poter calibrare l'intensità dell'esercizio, ma non è tutto. Infatti è importante come andremo a utilizzare il TRX e come noi andremo ad eseguire gli esercizi. Nei prossimi video cominceremo a vedere nel pratico come si eseguono gli esercizi, cosa ci dice la letteratura scientifica al riguardo e quali sono gli errori comuni in questi esercizi. Se ti è piaciuto questo video, per piacere lascia un like e se pensi che possa essere utile a qualcuno, magari condividilo sul tuo social. Se poi qualche richiesta e vorresti che ti spiegassi qualche esercizio in particolare col TRX, lascia un commento. Ci vediamo ai prossimi video.